Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. Oggi resiniamo. Per chi si fosse perso questi lavori, qui sopra trovi il link di realizzazione, perché oggi completiamo definitivamente il lavoro. Partiamo subito. Oggi siamo pronti per resinare, quindi prepariamo la nostra resina. Qui abbiamo le nostre opere, dietro è colore del legno, ma in realtà questo è nastro adesivo di carta, quindi se avete una tela proteggete bene fino ai bordi. Allora, innanzitutto capiamo che resina utilizzare. Io avevo comprato questa perché l'avevo trovata in offerta, è già da un po' che ce l'ho, l'avevo presa forse con un Black Friday e va benissimo, forse è quella un pochino più economica. Per la fluid art serve una resina che sia particolarmente fluida, quindi piuttosto liquida, diciamo, trasparente, che abbia una buona capacità di antigiallo, perché altrimenti col tempo rischia di alterare i colori della tela. La resina tendenzialmente tende un pochino a ingiallire col passare del tempo, per cui è importante che la resina scelta per ricoprire le nostre opere di fluid art sia una resina che abbia questo tipo di caratteristiche. Questa è una di quelle, ma non è l'unica. Solitamente, vedete, ci sono due boccettini A e B. Dovremo comporre la nostra miscela seguendo le istruzioni della casa produttrice e con componente A e componente B. Vediamo subito in quali proporzioni. Andiamo a preparare la nostra resina. Apriamo solo una piccola parentesi per quanto riguarda la lavorazione della resina, perché nonostante siano resine, diciamo così, di ultima generazione, se possiamo chiamarle così, quindi sicuramente hanno un grado molto ridotto di tossicità e sono meglio tollerate, però il mio consiglio è quando si lavora la resina, o lavorate in un ambiente molto areato, ma molto areato. Io per esempio ho aspettato proprio questo periodo dell'anno, che è la primavera, per poter aprire tutte le finestre. Fortunatamente in questa stanza ce ne sono 3, quindi sono tutte spalancate. E comunque oggi prepareremo pochissima resina, quindi non devo passare ore a lavorare la resina. Ma per chi volesse invece prepararne un quantitativo maggiore per resinare più opere, quindi passare più ore a contatto con la resina, ricordate che questa emana dei gas dai quali sarebbe meglio proteggersi con una maschera e non con la mascherina chirurgica, ma nemmeno con la FFP2. Serve una maschera tipo questa. Diversamente, piccole dosi, tempo limitato, finestre aperte o aspiratore acceso. Partiamo. Allora, il rapporto di impiego per questo tipo di resina è componente A 100, componente B 60. I consigli per l'uso: rispettare il rapporto di impiego, quindi ci vuole una bilancia, e miscelare accuratamente per almeno 90 secondi. Una volta preparato il prodotto, applicare entro 25 minuti, perché ovviamente tende ad indurire facilmente, velocemente. Attenzione, evitare l'applicazione di spessori superiori a 1,5 cm, rischio di sviluppo di alte temperature. Ovviamente dobbiamo mettere i guanti. Allora io accendo la mia bilancia e siccome ho due cerchietti di legno piuttosto piccoli, dimezzo le dosi, preparo quindi componente A 50 e componente B 30, cioè diciamo che componente A ce ne va di più, componente B ce ne va quasi la metà, cioè aveva senso che facessero delle confezioni un po' diverse, però vabbè, vediamo un po'. Allora, vado poco per volta perché voglio essere precisa. Ecco, 50.
Ah, ecco qual è la differenza, è mezzo vuoto, ecco perché ce n'è meno effettivamente, ma vabbè. Allora, e qui ne metto 30. Ok, precisa, eh? Sono stata bravina. Ok, allora adesso sposto la mia bilancia e dobbiamo mescolare molto 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 accuratamente. Questo è quello che le istruzioni dicono. 90 secondi, quindi 1 minuto e mezzo circa. Bisogna mescolare tanto. Ok. Ah, dimenticavo, un'altra caratteristica che deve assolutamente avere la resina che scegliete per ricoprire le vostre opere è che deve essere autolivellante. Io mi aiuto con le dita. Allora, bisogna scoppiare le bollicine d'aria, eh. Altrimenti queste si asciugano e si vedranno. Ok. Allora, qui ho fatto uno strato un po' più sottile perché qua mi sembrava di averne versata fin troppa, eh. Guardo contro luce, che non ci siano delle bollicine o dei corpuscoli, perché poi il rischio è che, cioè non il rischio, è una certezza, che si asciugano dentro. Ok, allora qua vedo come un buchino, capisco perché, ecco. Allora, mi raccomando, attenzione ai gocciolotti che rimangono, che colano qui, quindi direi che va bene. Ecco, questo è il risultato della resina indurita, asciutta. Vedete questo effetto specchio, effetto vetro? E su certi lavori devo dire che si presta, eh. Insomma, gli dà molta luminosità, risalta i colori e ci sta. E quello che volevo farvi vedere, che adesso non so se riesco a mostrarvelo, ecco qua si vede, non so se vedete questi puntini. Queste
sono delle bollicine d'aria non scoppiate. E questa è proprio l'importanza che vi dicevo, di scoppiarle bene tutte. Queste mi sono sfuggite, ahimè me le tengo perché si sono asciugate e inglobate nella resina. Nella mia inesperienza con la resina, vedete, è un piccolo errore, bisogna stare attenti. Qui vedete degli altri lavoretti, ma perché mi era rimasta un po' di resina e quindi ho resinato altri dischetti che avevo, insomma, di lavoretti vecchi, ecco. Però è carina, soprattutto sui piccoli formati, gli dà un tocco luminoso che ci sta, secondo me. Io non so cosa ne pensate voi. Non so se avete esperienza con la resina oppure no, io comunque come al solito vi aspetto sotto nei commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!